Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su Power BI in cui andremo a trasferire il set di dati che è contenuto in questo foglio Excel chiamato esempio dati finanziari prima su SharePoint e poi su Power BI. Quindi compiremo le stesse operazioni che abbiamo compiuto per quanto riguarda l'elenco dei comuni con Access, quindi genereremo un elenco SharePoint a partire da questo set di dati di Excel e poi sincronizzeremo SharePoint con Power BI, dopodiché poi andremo anche a costruire il flusso che aggiorna automaticamente il set di dati nel modello Power BI. Quindi apriamo questo foglio Excel per vedere di cosa si tratta, è un foglio Excel che ci mette a disposizione Microsoft in Power BI, io l'ho scaricato, l'ho tradotto in italiano, ho tradotto tutte le voci in italiano, era tutto in inglese e per fare in modo di poterci lavorare meglio, di attingere meglio i campi e di vedere meglio i risultati e ovviamente questo file te lo lascio qui nelle risorse della lezione e lo potrai scaricare per ripetere tutte le operazioni che adesso mi accingo a fare io. Quindi, come puoi vedere, questo è un set di dati molto ricco dove qui si suppone che c'è questa azienda che vende vari prodotti, vari tipi di vini e quindi abbiamo il segmento di mercato a cui vende questi prodotti, abbiamo più ovviamente c'erano altri tipi di prodotti più adatti ai segmenti di mercato, io l'ho richiamati con dei nomi dei vini, comunque l'importante poi è vedere come pivottano i dati nei grafici e nelle tabelle. Il segmento di mercato, lo stato dove vengono venduti, il prodotto, la fascia di sconto, le unità vendute, il prezzo di produzione, il prezzo di vendita e tanti altri dati che ci daranno la possibilità veramente di sbizzarrirci rispetto a quanto non abbiamo potuto fare con i dati dei comuni in Access, perché i dati dei comuni lì le colonne erano veramente poche, soprattutto ce n'era soltanto una numerica, quella relativa al numero degli abitanti, che ci dava la possibilità di poter fare qualche calcolo, quel calcolo che abbiamo fatto dividendo i comuni in blocchi di abitanti. Quindi adesso io qui vado a chiudere questo foglio Excel, vado in SharePoint che ho già aperto, clicco su nuovo perché a questo punto dovremo creare un contenitore, cioè un elenco SharePoint che ospiti questi dati, quindi trasferire definitivamente i nostri dati da Excel a SharePoint. Quindi nuovo elenco, vado a creare un nuovo elenco, qui ci sono le varie possibilità che SharePoint mi dà per creare un elenco, ovviamente scelgo quella da Excel, da foglia Excel, lo creo da foglia Excel. Carica il file, esempio dati finanziari, ci clicco due volte, iniziano le operazioni di caricamento, qui mi mostra come i dati vengono presentati nell'elenco SharePoint, come vedi è assolutamente analogo al foglio Excel, si gestisce esattamente nello stesso modo, qui già vedo che c'è qualcosa che non va perché mi ha messo un punto nell'anno, evidentemente l'ha considerato un dato numerico, ora lo trasformeremo subito in un dato di testo. Quindi qui clicco su avanti, mi dice di scegliere un titolo, di default mi mette il nome con cui è nominato il file Excel, esempio dati finanziari, diciamo che ci va bene e clicchiamo su crea. A questo punto iniziano le operazioni di creazione dell'elenco. Io nel frattempo mi avvantaggio e vado ad aprire Power BI Desktop. Tanto qualche secondo lo impiega per creare l'elenco SharePoint. Aspettiamo ancora un attimo, torniamo su SharePoint, ci dice che ha completato le operazioni al 100%, però ancora non ci fa vedere l'elenco, ma è questione soltanto di qualche secondo, un attimo di pazienza e si creerà l'elenco con tutti i dati che abbiamo visto in quel foglio di Excel. Eccolo, lo ha creato e adesso ci compariranno tutti i dati. Qui come puoi vedere è uguale a un foglio Excel. Io qui o cliccando su una voce, su una riga e poi cliccando su modifica posso andare a modificare questa riga. Oppure posso, ancora meglio, cliccare su modifica nella visualizzazione a griglia e andare a modificare campo per campo. Questo, qualsiasi campo lo posso modificare direttamente da qui per poi riuscire dalla visualizzazione a griglia. E dicevo che già SharePoint ci offre dei filtri già fatti, perché se io clicco qui sull'icona dell'imbuto,
vengono dei filtri che SharePoint ha già creato automaticamente. Ora io se vado a nascondere questi filtri numerici che sono quelli più che lui ha selezionato per primi, vedrai che ce ne sono altri che riguardano, ecco, per esempio già abbiamo ottenuto, se io volessi vedere soltanto come sono andate le vendite ai privati via internet, ecco il quadro della situazione. Se volessi vedere come sono andate le vendite ai privati via internet in Germania, ecco il quadro della situazione delle vendite via internet in Germania ai privati. Ovviamente questo sarà tutto meglio visibile in Power BI con i grafici, non dovremo assolutamente venire qui a vedere queste cose, però a colpo d'occhio possiamo vederle anche qui. Ti ho fatto vedere come in SharePoint quello che in Excel ci vuole anche magari meno tempo rispetto a costruire le laboriose macro che si dovrebbero costruire per ottenere i grafici, però anche per fare dei semplici filtri in tutti i campi porta via tempo, e quindi è una situazione assolutamente da evitare, visto che c'è questo strumento così comodo su cui puoi anche, hai visto, trasferire i dati con cui stai già lavorando in un batter d'occhio in un elenco SharePoint. Avevo notato prima che l'anno era venuto l'anno con questo punto perché evidentemente l'ha preso come dato numerico. Allora andiamola a correggere subito. Clicchiamo qui sulla rotellina, impostazioni elenco, andiamo ad anno, e infatti l'ha preso come dato numerico. Io clicco su anno, scelgo una riga di testo, quindi me lo, eh, me lo correggo in dato di testo. Ok, torno nell'elenco, vediamo se c'è stata la correzione. C'è stata la correzione. Adesso andiamo in Power BI e creiamo un nuovo report. Recupera i dati da un'altra origine. Ti faccio notare che i dati potrebbero essere recuperati anche direttamente da un foglio Excel, però Excel in Power Automate però non è poi un trigger, e quindi da Excel non sarebbe possibile aggiornare direttamente i dati in Power BI tramite un flusso di Power Automate, mentre con SharePoint sì, ecco perché è preferibile sempre SharePoint, oltre che per il fatto che i dati sono sicuramente meglio gestibili online. Quindi recupera i dati da un'altra origine, altro, perché so che SharePoint è di qua, ecco elenco SharePoint, connetti. Ora mi chiederà di inserire l'URL del sito, lo vado a copiare fino qui, fino al nome del sito corsi di formazione, CTRL C lo copio, torno in Power BI, CTRL V incollo, ok. E a questo punto dovrò scegliere l'elenco all'interno di questo sito da cui attingere i dati, da cui il modello Power BI dovrà attingere i dati, che è questo qui, l'elenco esempi dati finanziari. Quindi lo fleggo e vado a cliccare poi su carica. Ora facciamogli caricare la valutazione dell'anteprima. Ci fa vedere, come prima ci ha fatto vedere in SharePoint, l'anteprima dei dati che stavamo caricando da Excel, e qui ci fa vedere i dati che stiamo mettendo, stiamo sincronizzando con SharePoint, tra SharePoint e Power BI. E anche qui vediamo che ci sono già delle cose da correggere, perché non mi mette i nomi dei campi, ma mi mette il numero del campo da 1 ad n. E penso anche, eccolo, sia messo titolo, title, perché la lista SharePoint crea automaticamente un campo che si chiama title, e lui ci ha messo la prima colonna del foglio Excel, cioè il segmento di mercato, e correggeremo anche quella. A questo punto clicchiamo su carica. E attendiamo un attimo che vengano caricati i dati. Ti farò vedere poi come sono venuti, poi chiuderò qui questa lezione. Nella prossima andremo a fare tutte le sistemazioni del set di dati del modello Power BI, e poi
cominceremo, dopo aver fatto il flusso di aggiornamento automatico con Power Automate da SharePoint, cominceremo a elaborare in questo ambiente i grafici e le tabelle e faremo all'interno di questo report più di una pagina, come vedi qui si possono aggiungere più pagine come in Excel, che ci mostreranno i dati sotto varie angolazioni. Quindi apriamo la tabella. Ecco tutti i dati che sono stati riportati anche con questi campi che sono di SharePoint, li riporta di default Power BI, ma quelli non ci interessano. Ci interessa dal campo 1 al campo 14 e il campo title. Qui ovviamente andando ad espandere questo menu vediamo che abbiamo campo 1, campo 2, campo 3 eccetera fino al campo 15 il campo title. Ora noi nella prossima lezione aggiusteremo tutto perché poi quando andremo a pescare i campi per fare i grafici dovremo vedere che qui peschiamo il campo relativo agli sconti piuttosto quello che al prezzo di vendita, quindi lo dovremo vedere subito. E poi andremo anche a fare in modo che tutti questi campi che da SharePoint a Power Automate sono stati trasferiti come campi di testo, dovremo andare a trasformarli in campi numerici, altrimenti non ci potremmo fare i conti. Comunque questo lo faremo nella prossima lezione. Ti aspetto alla prossima. Ciao!